Amici carissimi, ben ritrovati. Eccoci qua, mercoledì 7 dicembre. Si parte, andiamo su verso l'Alto Adige. Ancora non abbiamo deciso bene quale sarà la meta, almeno la prima meta, perché faremo sicuramente un circuito a tappe e torneremo domenica in giornata, non tardi, perché vorremmo evitare il gran traffico, la gran ressa. E quindi dai, ci vediamo poi domani così capiamo dove stiamo andando veramente. Ok, ciao, buon viaggio anche a tutti voi, quelli che si stanno spostando. Ciao. Ed ecco una panoramica del posto che abbiamo scelto come prima tappa nel nostro viaggio del Ponte dell'Immacolata. Siamo nella località di Foresta, Forst in tedesco, che si trova sulla riva destra del fiume Adige nel comune di Lagundo, ad un'altitudine di circa 350 metri e a meno di 4 km dal centro di Merano. Ieri sera, infatti, ci siamo fermati nel parcheggio dedicato ai camper della stupenda birreria Forst, che si trova direttamente sulla statale della Val Venosta. Eravamo arrivati davvero tardi, dopo le 22:30, e abbiamo parcheggiato qui i nostri 2 camper, ma c'era un grande cartello con la scritta «Sosta massima 4 ore». Dovevamo ancora cenare. E allora siamo andati in 5 minuti a piedi allo stupendo Braugarten Giardino della birreria Forst, che ha la cucina aperta fino alle 23:30 circa. Qui siamo stati accolti da una gentilissima signora alla quale abbiamo chiesto del parcheggio. Ci ha detto che, essendo andati a cena da loro, potevamo restare con i camper fino al giorno successivo. Così abbiamo gustato una buonissima cena tipica tirolese dentro ad una minuscola casetta riscaldata, giusta per noi 4. Il mattino seguente abbiamo lasciato i camper nel parcheggio privato della Forst e ci siamo diretti poco più giù oltre la birreria, dove c'è il capolinea dell'autobus numero 217 che porta in centro a Merano. Sin da quando è stata avviata la birreria Forst, la località è diventata famosa anche oltre i confini dell'Alto Adige. Si tratta infatti della fabbrica di birra più grande d'Italia, fondata nel 1857 dall'imprenditore meranese Franz Tapeiner. Il motto «Viva, cresca e fiorisca» che vediamo qui affisso al muro esterno della birreria si riferisce alle antiche confraternite che avevano lo scopo di preservare gli usi e le tradizioni culturali. Arrivati alla fermata del bus ci rendiamo conto che non c'è modo di acquistare i biglietti. Poco male li prenderemo a bordo, anche se avranno un prezzo maggiorato. Ma quando saliamo, l'autista, preposto anche al controllo dei biglietti, ci dice che a bordo non si possono acquistare, ma essendo noi sprovvisti e non avendoli potuti prendere, possiamo comunque viaggiare gratis. L'autobus fa un giro un po' tortuoso, ma in 15 minuti siamo in pieno centro a Merano. Qui cerchiamo subito la rivendita di biglietti, ma l'unica presente in città è chiusa nei giorni festivi e quindi anche al ritorno viaggeremo senza pagare. Bellissime le vie con i portici del centro storico, ma anche le botteghe di speck e insaccati tipici attirano la nostra attenzione.
Però, dai, è il momento di ammetterlo. Siamo arrivati fin qua per via del mercatino di Natale. E come poteva essere diversamente? Qui le casette del mercatino sono state ottimamente sistemate lungo la bella, ariosa ed elegante passeggiata lungo il Passirio, che ci permette di ammirare tutto senza sentirci soffocare, nonostante la folla numerosa qui a corsa per l'8 dicembre. E questo è il torrente Passirio che poi sfocia sull'Adige. E qua iniziano i mercatini, ragazzi. Le palline piccole allora 12,90, 22,90, 12,90, 19,90 le campanelline e 19,90 queste. Portacandele. Hanno freddo? Sì, perché fai quel riscaldamento a parte. Poverini. Qui è un tripudio di odori, profumi, sapori speciale. Entriamo finalmente nello chalet di Katie Wolfhard, un negozio che espone tra i più bei articoli di Natale che abbiamo mai visto. Qui compriamo 3 palline in vetro soffiato per il nostro albero, per la modica cifra di 35 euro. Ma ormai a casa abbiamo una bella collezione di palline acquistate nei diversi posti che abbiamo visitato in camper. La sede principale dell'azienda è in Baviera, a Rothenburg ob der Tauber, dove siamo stati quando avevamo i figli piccoli, e al suo interno avevamo trovato un incredibile mondo natalizio davvero magico, nonostante fossimo a luglio, da restare senza fiato e non per il caldo. Ci allontaniamo dai banchi del mercatino e ci inoltriamo per le viuzze del centro storico fino ad arrivare al Duomo di San Nicolò. In stile gotico risale al 1367, quando venne consacrato il coro. Il campanile, alto 83 metri, è uno dei più imponenti dell'Alto Adige. L'interno è costituito da un'aula a 3 navate separate da pilastri circolari che sostengono le volte gotiche con nervature. Usciti dal Duomo sentiamo un certo languorino e perciò ritorniamo tra i banchi del mercatino, dove prima eravamo stati assaliti dai profumi di tantissime pietanze tipiche. Ragazzi, che profumi! Qua è veramente incredibile, si sente il profumo dei wuster, dei krauti, del pane, del vin brûlé, una cosa stupenda, veramente difficile da resistere a tutto questo. Buongiorno, sentivo un profumo stupendo, che cos'è questa cosa? Questo è il Gröstel, piatto tipico tirolese, fatto con tipo una rosticciata di patate con un fondo di olio, cipolla, speck, patate rosolate e un po' di maggiorana. E questo qui si mangia che è una favola, anche 2 foglie di alloro. Ci credo, il profumo è meraviglioso, adesso mi sa che lo assaggiamo anche. Grazie, grazie. E poi come digestivo non poteva mancare una buona tazza di vin brûlé. Dopo aver pranzato, continuiamo il nostro passeggiare alla scoperta di questo posto stupendo. Attraversiamo allora il ponte sul Passirio ed entriamo a dare un'occhiata al tranquillissimo ed elegante stabilimento termale.
Qua per gli appassionati dell'atun è una cosa stupenda. Tornando verso il centro, la nostra attenzione viene attratta dalla Christuskirche, la chiesa della comunità evangelica di Merano. Entriamo e ci appare veramente molto bella. Verso le 4 del pomeriggio inizia a fare fresco, così prendiamo l'autobus del ritorno, senza biglietto ma con il benestare del conducente. Ci fermiamo al Braugarten Giardino Forst per vedere se è possibile prenotare una casetta ancora una volta per la cena, ma niente da fare, tutto occupato. Torniamo in camper per farci una cioccolata calda ed un riposino e poco dopo le 7 torniamo al giardino della Forst, dove abbiamo deciso di farci un buon aperitivo con birra, wuster e patatine. Ci facciamo l'aperitena, anzi è solo un aperitivo questo, poi andiamo in camper a mangiare. L'atmosfera è surreale e fantastica, il clima è divertente, movimentato dalle maschere mostruose che girano andando ad infortunare i clienti. Insomma, come ha scritto qualcuno dei miei amici su Facebook, benvenuti in paradiso. Questa notte dormiremo ancora nella solita area gratuita per i clienti della Forst e domani mattina partiremo per una nuova avventura.